Eccoci qua in questa nuova live. Oggi parleremo di un argomento sicuramente interessante, in questo periodo, o perlomeno a breve. Al 30 giugno scadono tutti i tesseramenti a livello di settore giovanile e i ragazzi teoricamente, smettono di fare attività, organizzata. Però per questo, sicuramente è importante per chi ha voglia di migliorare, allenarsi e muoversi, che è importante anche durante il periodo estivo, è sicuramente un momento in cui, ci si trova un pochino spaesati, non si hanno indicazioni, precise su cosa fare, su come fare. Ci sono tanti tutorial, tanti video, tante modalità, tanti consigli sugli allenamenti che possono essere fatti d'estate. Detto questo, sicuramente una delle cose più importanti, a livello di settore giovanile, dal mio punto di vista, è la tecnica individuale. Possiamo essere, atleticamente pronti, possiamo presentarci, a settembre in gran forma, ma se non siamo in grado di, creare i presupposti di un miglioramento, della tecnica individuale, che durante l'anno, a seconda logicamente della tipologia di società, della categoria, del metodo anche d'allenamento dell'allenatore stesso e del preparatore atletico e tutto, ecco, può essere magari sì allenata, ma non in modo così, importante. L'estate sicuramente può essere invece un momento di, grande focus sul condizionamento sulle abilità specifiche, della tecnica individuale, quindi cambi di direzione e tutto. Nel mio canale potete sicuramente vedere, tantissimi esercizi e continuerò a metterne, utili per migliorare la tecnica individuale, le skill, come vengono chiamate adesso. Quindi si parla della forbice, doppia forbice, doppio passo, cambi di direzione secchi, tante cose, ecco, quindi se ne possono vedere veramente tanti, però un conto è vedere il video, un conto è, beh, come li metto in pratica? Beh, sicuramente basta semplicemente un pallone e la cosa più bella in assoluto, se ci ricordiamo tutti, è che da piccolini avevamo voglia di prendere il pallone fra i piedi e cominciavamo perlomeno a palleggiare o provavamo a palleggiare e poi cominciavamo a calciare contro il muro, il classico muretto. Sicuramente queste sono cose che possono essere fatte senza grossissime indicazioni e senza, andare a rendere a fare delle filosofie su questo. Quindi più palleggio, più faccio, passaggi, eseguo passaggi, più miglioro in quello logicamente. E poi siamo tutti d'accordo che ogni passaggio, ogni palleggio è sempre diverso, quindi è difficile eseguire un passaggio, un palleggio esattamente identico a quello precedente o a quello successivo. Con questo ci sono però questi video, questi tutorial, anche nel mio canale dal punto di vista prettamente tecnico individuale, che possono essere utili, per crearsi delle mini routine d'allenamento, durante l'estate. Come fare? Allora, sicuramente dopo un po' possono apparire noiosi o se ci provate e pensate: "Ma mi metto col pallone a eseguire quella tecnica per 30 minuti", teoricamente può essere una soluzione, per un grandissimo miglioramento, ma praticamente il nostro livello di concentrazione e magari anche, la nostra condizione non ci permette, di svolgerli nel modo migliore per un lasso di tempo così lungo. Quindi il mio primo consiglio utile per, svolgere questi esercizi di tecnica individuale è quello di svolgerli per 4, 5 minuti, 6 minuti massimo, in modo tale che non risultino, pesanti dal punto di vista mentale, anche dal punto di vista condizionale, e prevalentemente anche articolare, in quanto sono movimenti ripetuti sulle medesime catene di movimento
per, un lasso di tempo eccessivo. Quindi, come ben sappiamo, c'è anche un'usura, un processo di affaticamento muscolare che comporta quindi progressivamente una possibilità di infortuni e tutto. Quindi la cosa importante è svolgiamoli in modo ripetuto, ma per un lasso di tempo di 4, 5 minuti. Ehm, Sicuramente è un qualcosa di più fattibile. Può essere utile, secondo mio consiglio, farlo in coppia, quindi svolgere queste, sessioni, mini sessioni d'allenamento dove scegliamo 3, 4, 5, esercitazioni di tecnica individuale e svolgerle in coppia. Perché? Perché sicuramente abbiamo, se la facciamo in modo prettamente analitico, abbiamo la nostra esecuzione alla massima velocità, effettuiamo un passaggio e poi il nostro compagno d'allenamento svolgerà la stessa identica cosa. E quindi abbiamo anche una visione anche della esecuzione tecnica di un compagno, che può essere migliore, può essere peggiore, può essere più lenta, può essere più veloce, ma allo stesso tempo è sicuramente uno strumento di analisi e di osservazione che ci può portare dei miglioramenti e in 2 magari si migliora di più e ci si aiuta a migliorare. Ehm, L'altro elemento importante per essendo in 2 è sicuramente quello, che si può creare anche una situazione più vicina alla situazione situazionale, quindi un avversario, passivo o gradualmente sempre più attivo. Quindi anche questo renderà l'esercitazione tecnica più interessante e più utile, quindi, non solo fine a sé stessa e diciamo che l'esercitazione in coppia sicuramente è la cosa migliore. Un pallone in 2 va benissimo ed è il modo migliore per iniziare e per divertirsi e non annoiarsi. Ecco, queste sessioni d'allenamento potrebbero durare una trentina di minuti. Ricordo che è importante che non ci siano delle condizioni climatiche, partiamo, avverse dal punto di vista del caldo, quindi attenzione a evitare, di allenarsi sotto il sole cocente, e poi magari su terreni anche sintetici perché comunque la tecnica individuale è sicuramente avvantaggiata nella velocità esecutiva sul sintetico, ma il sintetico, come sappiamo bene, è materiale plastico. Materiale plastico sotto il sole sicuramente comporta un innalzamento della temperatura, di quella zona più elevata, quindi attenzione a questa situazione. Quindi non mettetevi a fare la tecnica individuale sotto il sole cocente dopo intorno a mezzogiorno, quindi cercate comunque una situazione climatica ideale. Altro elemento da tenere in considerazione, un mio terzo consiglio molto utile, penso che sia quello della videocamera. Ecco, i supporti tecnologici in questo caso ci possono aiutare. Il nostro cellulare, okay, il nostro smartphone, ormai con, risoluzioni, con videocamere bellissime che anni fa ce le potevamo solo immaginare, ecco abbiamo in un, come dire, in un rettangolino, in un parallelepipedo, veramente piccolo, abbiamo la possibilità di registrare. Potrebbe servire un piedistallo se vogliamo farlo in modo un pochino più preciso, oppure il nostro compagno ci aiuta e ci registra durante le nostre esecuzioni. Il fatto di avere la registrazione permette poi di andare a vedere effettivamente i miglioramenti e analizzarli. Non è un fatto di postare i video: "Ah, sono più bravo io, rispetto ecco questa è la mia nuova skill". Certo, può essere utile anche quello, se avete voglia di mostrare i miglioramenti, ma per quanto riguarda il discorso della preparazione alla stagione successiva, ecco che sicuramente il fatto di avere un video, a inizio, periodo estivo e l'esecuzione tecnica viene ripetuta durante, ecco un'altra cosa importante è non fare l'esecuzione tecnica solo in un allenamento e poi dimenticarsela, ma a turnazione, a cicli, andarla a ripetere e si andranno a osservare, ecco, dei miglioramenti
nell'esecuzione, nella velocità esecutiva e, proprio nell'approccio della tecnica stessa. Quindi la tecnica poi diventerà sempre più, personale, e addirittura, quasi spontanea. Quindi andiamo a ripeterla nell'arco della stagione, scegliamo quelle 4, 5 skill e andiamo a migliorarle. Abbiamo 2 mesi, 3 mesi di tempo per andare a migliorarle e presentarci in fase di, precampionato comunque tecnicamente più abili. Questo è sicuramente un modo che può far cambiare, l'approccio della stagione successiva e, la visione anche un po', potrebbero anche cambiare degli equilibri. Chi magari nella stagione precedente si è dimostrato tecnicamente in difficoltà, ecco che, potrebbe veramente cambiare le cose da così a così. Spero che questo video sia possa risultare utile come consigli. Ricordatevi che, potete iscrivervi al canale, che nel canale trovate tantissime esercitazioni, anche vintage, come potete vedere, ma sempre, diciamo aggiornate, sempre, utili, okay, per migliorare la vostra tecnica individuale. Ci vediamo alla prossima live. Buon allenamento.